Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale Wing Chun Council. Oggi parleremo della terza forma del Wing Chun Kune, BUG. Questa volta ve lo dico prima di iniziare. Se vi piacciono i miei contenuti, mettete un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati. E ricordatevi che Wing Chun Council è anche una pagina Facebook. Quindi se volete mettere un bel like anche sulla pagina Facebook e seguirmi, là ogni tanto troverete qualche piccolo articolo o qualche piccola informazione in più riguardo il mondo del Wing Chun Kune. Bene, ora che le premesse sono fatte, partiamo alla scoperta della terza forma del Wing Chun. Prima di passare alla pratica però, importantissimo avere alcuni cenni teorico-storici su quello che è la terza forma, per meglio comprenderla psicologicamente e quindi meglio poterla mettere in atto durante l'allenamento. BUG è letteralmente tradotto dal cinese all'inglese con il termine Darting Finger, tradotto a sua volta in italiano in molti modi. A mio parere, più che guardare la semplice traduzione spicciola, direi di andare a concentrarci sull'etimologia del termine, perché lì possiamo trovare qualcosa di molto interessante. Dovete sapere infatti che Darting nell'origine del suo significato significa fare movimenti rapidi e improvvisi. Questo rende una chiara idea di come deve essere fatta e qual è la reazione di BUG a uno stimolo esterno. È più o meno parere comune nella comunità del Wing Chun Kune sapere che la terza forma viene utilizzata in casi di emergenza, o almeno dove i principi della prima e della seconda forma hanno fallito o non siamo riusciti a utilizzarli in tempo. BUG infatti si colloca in situazioni a strettissimo contatto, dalle quali bisogna scappare il più velocemente possibile. A un primo colpo d'occhio, BUG può sembrare semplicemente un insieme di gomitate e qualche dito negli occhi, ma non è così. Dal punto di vista storico, personalmente ho trovato due punti salienti molto interessanti che vorrei condividere con voi. Siamo a cavallo tra il 1800 e il 1900 e nella linea Yuan Kai-san Wing Chun scopriamo attraverso le parole del maestro Sun Nung, primo allievo di Yuan Kai-san, che il suo maestro aveva preso nella seconda parte del suo studio del sistema, aveva preso da un altro maestro apparentemente arrivato direttamente dalla Red Bot, si chiamava Feng Xiu Chin, aveva preso un sistema a cortissima distanza che veniva chiamato Botse. Botse si traduce con capacità nel rompere dita o mani. Questo termine, Botse, assomiglia moltissimo al termine, uno dei modi nei quali viene chiamata la nostra BUG, ovvero Biu-Tse. E in una linea molto anziana del sistema Wing Chun, quella del Ik-Kam Wing Chun della famiglia Cho, troviamo nella loro forma unica, nel terzo set, quello che assomiglia di più nei movimenti alla nostra BUG, troviamo molte similitudini con la nostra forma e il terzo set da loro viene tradotto con smorzare il flusso di forza. Le informazioni che abbiamo fino ad ora ci rendono chiaro, almeno nella nostra testa, qual è la situazione nella quale ci troviamo se siamo obbligati a utilizzare i principi di BUG. Ma quali sono i principi della BUG? Un proverbio cinese dice BUG non esce dalla porta. Questo proverbio viene interpretato solitamente in due modi. Il primo modo è BUG non esce dalla porta perché questa è la forma segreta del Wing Chun, quella che era al tempo la forma segreta del Wing Chun. Quindi non esce dalla porta sta a significare che nessuno al di fuori della famiglia d'appartenenza deve conoscere il metodo di allenamento di questa forma all'interno della famiglia stessa. Un'interpretazione invece un po' più concettuale è il fatto che BUG non esce dalla porta perché utilizza tutti i movimenti molto corti. Io ho provato a porre una questione a questo dittongo. BUG non esce dalla porta. Ok, domanda. Ma allora da dove esce? Se guardiamo bene, infatti, comprendiamo subito che la BUG esce da quel quadro standard di principi e regole che il Wing Chun tradizionale ci ha passato fino a questo momento.
Vediamo che al suo interno abbiamo movimenti quasi completamente circolari, altri movimenti che si allontanano dalla linea retta tra me e l'avversario, altri movimenti ancora che utilizzano forza contro forza. BUG è un miscuglio di tutte queste cose. Facile capire perché veniva insegnata per ultima. Normalmente qualcuno dovrebbe districarsi dai problemi utilizzando principi di Siwin Tao e Chan Kyu e eventualmente il nostro buon manichino, ma BUG metterebbe nella testa dell'allievo troppe domande al momento sbagliato ed è per questo forse che veniva insegnata per ultima da quando il sistema Wing Chun è stato tagliato in 3 sezioni. Spero di avervi dato un'idea di quella che è la forma nel più breve tempo possibile. Passiamo all'azione. Prima di continuare voglio precisare un punto molto importante. Soprattutto con BUG dobbiamo distinguere tra comprensione e esecuzione concettuale o di principio ed esecuzione pratica o tecnica. Ciascuno tra di noi può interpretare la BUG in un modo diverso. Le applicazioni e le tecniche possono essere infinite, ma il concetto quello no. Quello deve essere sempre lo stesso. Comprendere queste due cose ci permette di allenare BUG ogni volta in un modo completamente diverso, molto di più rispetto a Chan Kyu e Siu Tao. Di fatto, la spiegazione sezione dopo sezione può combaciare con la vostra completamente, in parte o anche non combaciare affatto. Quello che vi consiglio io è di prendere quello che io vi mostrerò e decidere cosa vi piace e cosa non vi piace da inserire all'interno dell'allenamento della vostra forma. Ora che anche questo piccolo ma importante punto è stato chiarito, possiamo passare alla spiegazione sezione dopo sezione. Ok, partiamo con la prima sezione, la sezione d'apertura. Eccoci qua. Come dicevo, concettuale o principio e pratica o tecnica. Come potete notare, la mia linea di origine è quella di Wong Sholong e sappiamo bene che, come in tantissime altre scuole, l'apertura è fatta solo con le gambe. Questo è il concetto. All'interno di questo movimento si nasconde un principio, ovvero quello di
spostarsi in tempo dalla pressione avversaria quando ormai è troppo vicina a noi. Ma dal punto di vista pratico e tecnico io posso trovare delle applicazioni o dei modi di fare differenti. Per esempio, io preferisco cominciare con una proiezione di qualcuno. Quindi immaginare di partire da una posizione non già Ijikijuma, ma una posizione qualsivoglia, e la forma ci fa partire da questa posizione qui, e a questo punto sono a stretto contatto con qualcuno, strettissimo contatto con qualcuno, decido con questo braccio di prendere la sua parte alta, la sua testa, le sue spalle, quello che vogliamo, tirarla, questa mano che fa paxao sulla sua spalla come per aiutare il pivot della parte alta del corpo, in questo modo. Le mie due braccia agiscono a tenaglia, una spingendo con il gomito e l'anca dal basso verso l'alto sulla sua spalla, e l'altra che tira con il gomito verso l'anca opposta, e il braccio che si chiude in questo modo per dare più potenza al colpo, e allo stesso tempo la mia gamba va a cercare la sua gamba, quindi mi ritrovo in una situazione dove boom, sono a contatto, boom, cerco la proiezione. Un'altra applicazione tecnica che utilizzerò poi nelle altre sezioni della forma potrebbe essere il fatto di essere contro un muro, per esempio, è solo un esempio, avere qualcuno di fronte a noi, come volergli passare dietro per scappare, come voler svicolare da una pressione che arriva verso di noi, per poter poi continuare facendo qualche altra cosa. Quindi, come vedete, le applicazioni tecniche sono infinite, ma il concetto è sempre quello: liberarsi di una pressione molto vicina a noi in modo veloce e repentino. Benissimo, seconda sezione. Prima velocemente, poi nel dettaglio. Ok, come vedete abbiamo 6 colpi di gomito e 3 li faccio in maniera diversa dagli altri 3. La forma lavora il concetto nascondendo le applicazioni. A noi questo non interessa. Io quando faccio la forma la faccio perché voglio allenarmi in un movimento che posso usare in una situazione di conflitto. Non mi interessa tenere nascosto niente a nessuno, quindi è per questo che posso sbizzarrirmi e lavorare la forma come mi pare e piace. Andiamo a vederla nel dettaglio. Le prime 3 gomitate: 1, 2, 3, libero e attacco. Recupero. In questo caso faccio il passo senza cercare applicazioni di proiezione, ma semplicemente con l'idea di mi scappo. Queste prime 3 possiamo considerarle come: immaginate di essere contro un muro, perché abbiamo detto BUG lavora tutte situazioni piuttosto al limite, dove Siu Lin-Tao e Chan Kyu non hanno avuto il loro risultato sperato. Quindi immaginiamo delle braccia al collo, immaginiamo una presa da qua con un tentativo di attacco, semplicemente una minaccia, e noi siamo contro un muro. Questo gomito ci permette di levare il braccio dell'avversario per poter poi spingerlo via, e questa è un'altra linea di chiusura che non c'entra dal punto di vista concettuale, ha il suo perché, ma dal punto di vista pratico in questa applicazione
non ha senso di essere fatto, ma nella forma concetto e pratica, principio e pratica e tecnica si mescolano costantemente. È per questo che può portare spesso, soprattutto BG, a un'infinità innumerevole di interpretazioni e a battaglie su forum o tra famiglie per quale sia quella giusta, capite? Una volta capito questo, noi possiamo fregarcene e continuare ad allenarla come più ci piace. Quindi l'idea in questo caso è che il movimento porti via un braccio dell'avversario. Se lui mi sta tenendo in questo modo e io lo porto via in questo modo, questa sua parte, il fianco, si libera e il mio faxao può spingerlo via per poter recuperare il mio spazio vitale. Le prime 3 gomitate le considero e le alleno psicologicamente in questa maniera, come se ogni volta volessi portare via un braccio di qualcuno per levarmelo dalle scatole, portare via il braccio di qualcuno e levarmelo dalle scatole. Questa è un po' l'idea di queste prime 3 gomitate. Poi bisogna ripetere la stessa sezione dall'altro lato. Approfitto del fatto che la forma me lo faccio fare 2 volte per mantenere il concetto ma cambiare l'applicazione pratica e tecnica. Vi mostro. Dall'altra parte è 1, boom, 2, abbasso e tiro, e 3, e poi scappo. Allora, in questo caso, nel primo caso, avevamo le braccia qui e le mani erano libere. Nel secondo caso, siamo qui. La pressione dell'avversario è su di noi, tenendoci il braccio in questo modo, probabilmente per attaccare dall'altra parte, oppure semplicemente per cercare il nostro portafoglio. Non lo so, questo è un aspetto tecnico, io faccio solo degli esempi, ciascuno può credere o pensare quello che vuole. Però la pressione è sul nostro braccio. Se io da qui provo a fare faxao su una pressione sul mio braccio, vedrete che il vostro corpo non parte. Perché? Perché c'è la pressione totale dell'avversario su di me. Considero sempre la situazione peggiore, quindi come se avessi sempre a che fare con un avversario più forte, più arrabbiato e più grosso di me, per quanto possibile, anche se BG spesso lavora forza contro forza, perché non ha altra scelta. Siamo qui. Da questo punto, se io non defletto il flusso della forza, tiro il gomito verso il mio corpo, come se volessi chiudermi, recuperare. Questo movimento è molto forte perché è composto da dorsale e una linea retta verso l'anca, quindi il movimento è molto forte. Quindi questo ci libera per un istante da quella pressione che ci impedisce di passare col faxo e di ripartire, in questo caso. Quindi tiriamo giù, una volta che abbiamo tirato giù, la possiamo liberare. Liberiamo da questo lato e a questo punto questo sarà più che una spinta, saremo all'interno probabilmente della guardia dell'avversario, quindi potrebbe anche essere un colpo alla gola, per esempio, o una manata sugli occhi, quello che volete. Ma il concetto è che devo levarmi dalla forza, deviarla completamente e poi avanzare. Terza sezione, velocemente e poi nel dettaglio. 1, 2, 1, 2, fine della terza sezione. Quindi a un occhio profano identica alla sezione prima, semplicemente al posto di farne 3 se ne fa che una.
Il concetto è sempre lo stesso e l'abbiamo già visto, non abbiamo bisogno di rispiegarlo, ma l'applicazione pratica e tecnica può cambiare. Per esempio, io qua cerco più di concentrarmi su un tipo di movimento di questo tipo, a scendere, ok? Quindi può trovare un'applicazione nell'esercizio del CISO, per bloccare, per poi passare, in questo caso, oppure semplicemente una gomitata un po' ascendente, no? Come praticare la gomitata? Beh, questo dipende da voi e dipende anche un po' dal tipo di gomitata. Se sono delle gomitate per liberarsi, quello che consiglio come movimento di partenza è puntare la mano verso il petto, perché questo ci dà stabilità, crea come un triangolo autonomo piuttosto solido, per poter agire, per deviare la forza di qualcuno. Ma se state tirando una gomitata, forse è meglio approfittare al massimo del movimento dell'arto e dello sviluppo della forza, quindi spesso potrete anche vederla in questo modo qua. Cercare lo sviluppo al massimo del movimento dell'arto. Capite cosa voglio dire? Quindi in questo caso è una gomitata ascendente, vado lì e vado là. Questo dal punto di vista concettuale, questo, boom, boom, questo qui sto occupando delle linee. Mi spiega come occupare delle linee dall'esterno verso la parte opposta. Stiamo lavorando a croce, ok? Quindi intercettare qualcosa che passa dal centro, perché spesso BUG lavora contro i principi del sistema Wing Chun. Questo è anche molto curioso, un po' come se fosse l'antidoto al sistema. Guardatela anche da questo punto di vista, un occhio un po' differente e scoprirete cose interessanti. In questo caso qui, boom, boom, qua abbiamo anche un'applicazione dal punto di vista pratico. Perché? Perché sappiamo benissimo che se incrociamo le nostre braccia sul collo dell'avversario possiamo avere uno strangolamento, o semplicemente possono essere due colpi, uno da un lato e uno dall'altro, anche se la forma più avanti ci mostra i Biusau, che possono essere utilizzati anche in questo modo, trasformandosi un po' in Faxau. Quindi, terza sezione, dicevamo 1, 2, boom, là, 1, 2, boom, là. Quarta sezione. Ok, nel dettaglio, vedete come in questo caso sono andato a cercare qui qualcosa per fare questo. Perché? Perché mi piace l'idea di poter allenare un movimento di chiave articolare. Quindi immagino sempre la mano di qualcuno qui, io che vado a cercare la mano, il gomito che lo porta in chiave di braccio per poi poter stabilizzarsi, oppure tirare. A me piace così, aspetto tecnico pratico, fate quello che volete. Dal punto di vista concettuale si ripete il concetto della BUG, levarsi da una forte pressione ormai in una situazione dove le altre due forme hanno fallito. Punto. Quindi mi libero, faccio una chiave. Questo è un Faxao alto che non per forza collima con una chiave, perché se io sto facendo una chiave di braccio la sua testa sarà là. Fare questo non ha alcun senso. Ma vedremo poi come il Faxao può ritornarci utile in una sezione apposita
e è lo stesso principio che abbiamo qui comunque. Quindi 1, alto, scusate fax, mansa, attacco basso, quindi questo è chiaramente un lap, e attacco basso, poi c'è questo movimento, bacino, gomito. Qui il principio è un po' lo stesso, da qua devo andare là. Se io da qui mi trovo pressione su questo braccio qua, sono così, con una pressione che è su di me, non posso da qui sperare di spingere direttamente là. È un po' in chiave più drastica il principio che troviamo quando facciamo i movimenti, il movimento di Chum-Kiu, che dobbiamo muoverci con questo effetto onda, come abbiamo spiegato già nel tutorial della Chum-Kiu, per poter deflettere la pressione dell'avversario, prenderla e spingerlo da sotto. E qui l'idea è simile, ma dal punto di vista di deviare il flusso di energia, di forza, ma l'atto pratico è completamente differente, il contesto è completamente diverso. Sono in una situazione veramente disagiata. Questo mi permette di deviare il flusso della sua forza per terra e a questo punto sarò in grado di lavorare forza contro forza, nel senso andare a cercare lui. Questo più che un atto pratico, dove la praticità ci serve solo qui per poter magari agire in un'altra maniera sul nostro compagno d'allenamento o avversario, nella forma si traduce in questo movimento qua, perché l'idea è di poter arrivare concettualmente a rispingere indietro una forza fino al limite del nostro polso. Se il movimento è fatto correttamente, anche il nostro polso sarà forte quasi tanto quanto il gomito. Ed è per questo che qui la forma ci fa fare questo. Boom. È veramente un movimento bam, di bacino, opposto, forza contro forza. Da qui tiriamo e lo ripetiamo dall'altra parte. 1, 2, lapso, attacco, tiro, spingo, recupero, fine della quarta sezione. Eccoci giunti dunque alla fine della prima parte di questo tutorial sulla BUG. Spero vi sia piaciuto, presto uscirà anche la seconda parte. Ricordatevi che se avete domande su di noi, sul metodo MIR o sul tutorial semplicemente, potete anche scriverci alla nostra email wingchunconsil@gmail.com e a presto con la seconda parte del nostro tutorial. Buon allenamento!